Vedono Gesù, allo stato embrionale. Miracolo. Il fatto è accaduto nel 2007, sotto gli occhi di tutti, nella Basilica della Madonna di Guadalupe in Messico. Dopo la messa del 1° maggio dedicata ai bambini mai nati, i presenti nella chiesa hanno assistito ad un prodigio. L'immagine della Madonna ha iniziato ad affievolirsi per lasciare il posto a una luce intensa che emanava dal suo grembo. Un fascio di luce divina a forma di embrione è apparso all'improvviso. Era il Cristo non nato, il Cristo prima di nascere. Le immagini delle fotografie sono state analizzate dal famoso ingegnere Luis Giro per verificarne la loro autenticità. Egli stesso ha confermato che il negativo delle foto non è stato manipolato o alterato con sovrapposizioni di immagini. Inoltre, ha verificato che la luce presente nell'immagine della Santissima Madonna di Guadalupe non proviene da riflessi esterni, ma sembra emanare direttamente dall'immagine stessa. Quello che si vede è una luce bianchissima e intensa che non si trova nelle normali fotografie. La luce ha un alone attorno e si trova all'altezza del grembo della Madonna di Guadalupe. Sono apprezzabili delle ombre con le caratteristiche fisiche di un bambino allo stato embrionale nel grembo materno. Il miracolo si è verificato a Villa Guadalupe, dove si trova l'immagine della Madonna che 500 anni fa rimase impressa miracolosamente sul mantello di San Juan Diego. Ed è accaduto proprio in un periodo dove in Messico venne introdotta la legge a favore dell'aborto. Dunque un segno dal cielo, un segno divino che mostra il dolore di Gesù di fronte a questo crimine. Questi fatti dovrebbero fare riflettere sulla sacralità della vita umana in un tempo in cui nella Chiesa viene compiuta ogni sorta di abominio. La storia della Madonna di Guadalupe è un evento molto significativo nella tradizione cattolica e nella cultura messicana. Riassumerò brevemente la storia dietro l'apparizione della Vergine di Guadalupe. Nel dicembre del 1531, secondo la tradizione cattolica, la Vergine Maria apparve a un indio messicano di nome Juan Diego nella collina di Tepeyac, vicino alla città del Messico. Juan Diego era un uomo umile e povero che stava camminando verso Città del Messico per partecipare alla messa. Durante l'apparizione, la Vergine Maria si presentò come una giovane donna dai tratti indigeni, vestita con un mantello stellato di colore turchino e roseo. Parlando in lingua nahuatl, la lingua degli indigeni aztechi, chiese a Juan Diego di costruire un santuario in quel luogo. Inizialmente, Juan Diego andò dal vescovo a riferire l'apparizione, ma il vescovo si mostrò scettico. Pertanto, la Vergine Maria apparve di nuovo a Juan Diego, chiedendogli di insistere presso il vescovo. La terza volta che si recò dal vescovo, Juan Diego aprì il suo mantello per mostrargli una sorpresa. Sul suo mantello era impressa l'immagine di quella che oggi è conosciuta come la Madonna di Guadalupe. La notizia dell'apparizione e l'immagine miracolosa si diffusero rapidamente, attirando molti fedeli. Il vescovo riconobbe l'evento come autentico e autorizzò la costruzione di un santuario dedicato alla Vergine di Guadalupe. Il santuario divenne un importante luogo di pellegrinaggio, e la Madonna di Guadalupe divenne rapidamente una figura centrale nella fede cattolica del Messico. La figura della Madonna di Guadalupe rappresenta un forte simbolo di unità e identità per il popolo messicano e per i cattolici in tutto il mondo. La sua immagine è ampiamente venerata, e il 12 dicembre, giorno dell'apparizione originale, è una delle festività religiose più importanti in Messico e in molte comunità latinoamericane. L'apparizione di Guadalupe è stata riconosciuta dalla Chiesa Cattolica e Juan Diego è stato proclamato santo da Papa Giovanni Paolo II il 31 luglio 2002. La Madonna di Guadalupe è venerata dai cattolici come patrona e regina di tutti i popoli di lingua spagnola e del continente americano in particolare. La sua festa si celebra il 12 dicembre, giorno dell'ultima apparizione.